Arturo Vidal ha ufficialmente salutato l'Inter. Nella serata di ieri il giocatore e l'agente del cileno si sono presentati in sede nerazzurra per firmare finalmente la rescissione consensuale del contratto di Vidal con l'Inter. Il club nerazzurro è pronto a fargli percepire una buonuscita di circa 4 milioni di euro. Un addio che per la maggior parte dei tifosi è stato accolto come una notizia super positiva e ovviamente anche dal sottoscritto. Amiche e amici interisti, amiche e amici di Passione Inter, bentornati e benvenuti in questo nuovo episodio dove cercheremo di descrivere l'addio di Vidal all'Inter, ma soprattutto l'esperienza nerazzurra, i 2 anni di Vidal all'Inter. Come dicevo prima, il suo addio è stato accolto ovviamente come una notizia positiva. C'è però un attimo da fare un piccolo rewind della sua avventura all'Inter, che è durata appena 2 anni, ha vissuto pochissimi alti, che dopo vedremo, e tantissimi bassi, che anche questi li vedremo. Ma prima di partire con questa carrellata targata Arturo Vidal, vi invito a lasciare un gran mi piace al video se appunto vi piacciono questi tipi di contenuti e ovviamente a iscrivervi al nostro canale per restare aggiornati su tutti i temi dell'Inter. Detto questo, io partirei subito ovviamente descrivendo l'arrivo di Arturo Vidal nell'estate del 2020, un arrivo che secondo molti sarebbe stato spinto tanto da Antonio Conte, per alcuni avrebbe, come dire, non avrebbe permesso all'Inter di acquistare Tonali, su questo abbiamo dei dubbi. La verità ovviamente sta nel fatto che Vidal alla fine all'Inter ci è arrivato a fine settembre del 2020, arrivato dal Barcellona, accordo che è stato agevolato anche da un indennizzo che ha pagato l'Inter al Barcellona di circa 1 milione di euro sotto forma di bonus. Diciamo che Vidal arrivava all'Inter già in netta discesa rispetto per esempio al Vidal che avevamo visto alla Juventus. L'avventura in Spagna con la maglia blaugrana non era stata esaltante per Vidal, lo sappiamo, però alcuni tifosi nerazzurri credevano che il cileno potesse ritrovare se stesso nel campionato italiano e soprattutto sotto l'ala protettiva di Antonio Conte, che alla fine è stato il tecnico che lo ha davvero lanciato e migliorato in tutto e per tutto. Però già dai primi mesi di Vidal all'Inter si è capito che il cileno aveva perso il piglio di un tempo. Inizialmente Conte lo schiera titolare praticamente nella prima parte di stagione il più delle volte. Ricorderete però che il centrocampo nerazzurro nella stagione dello scudetto aveva qualche problema, peccava di equilibrio. Tra Brozovic, Vidal, Barella ed Eriksen Conte faticava a trovare l'assetto giusto. La prima parte di stagione continua e Vidal va avanti con prestazioni sottotono, rendendosi anche, scusatemi, protagonista di alcuni bassi. Uno su tutti, il rosso in Champions League contro il Borussia Mönchengladbach. Quell'espulsione crea, almeno a mio parere, quasi come una crepa nei tifosi nerazzurri. Vidal, agli occhi della maggior parte di noi, era arrivato per alzare, tra virgolette, il livello europeo della rosa. Arrivava un elemento che aveva giocato nella Juventus, aveva fatto una finale di Champions League, aveva giocato nel Bayern Monaco in Bundesliga e anche con il Barcellona in Liga, ovviamente accumulando diverse presenze in Europa, e quindi non ci si aspettava che proprio lui potesse come dire, tradire l'Inter e lasciare in 10 uomini la squadra nerazzurra proprio in quel match molto difficile contro il Borussia Mönchengladbach a San Siro. Nella seconda parte di stagione Conte finalmente capisce di dover cambiare qualcosa, Eriksen viene schierato con sempre più continuità, mentre Vidal, complice anche qualche infortunio, viene relegato in panchina. Si chiude così in malo modo la prima stagione nerazzurro di Vidal. Arriva poi, lo sappiamo benissimo, Inzaghi in panchina nella stagione, la scorsa estate, nella 2021 e 2022, la musica non cambia, anzi peggiora a mio modo di vedere. Il cileno non è proprio il giocatore ideale per il tecnico piacentino, che predilige i giocatori del grande palleggio, e Vidal invece sappiamo che la sua forza era nella garra, e questo matrimonio non proprio ideale tra Inzaghi e Vidal si vede, pochissime presenze da titolare per lui, la maggior parte deludente. Soltanto nel doppio confronto in Champions League secondo me si rivede un Vidal, io
descriverei la doppia prestazione di Vidal in Champions League come probabilmente le migliori in nerazzurro, anche migliori di qualche prestazione con Conte in panchina. Contro il Liverpool si rivede un Vidal acceso, vivo come i bei vecchi tempi, e onestamente è stato anche tra i migliori in campo, sia all'andata che soprattutto al ritorno, in cui, c'è da dirlo, ha giocato veramente da guerriero. Quindi se, ecco, tra qualche anno dovrò ripensare all'avventura di Vidal all'Inter, sicuramente mi verrebbero in mente quei 2 match contro il Liverpool. Mancava Vidal, mancava Barella squalificato, e quindi è stato anche un grande gesto da parte del cileno. Ci aspettavamo però che queste partite fossero molto di più. In campo ha fatto male Vidal, e anche fuori dal campo non si è distinto alla grande. Ricorderete ovviamente qualche uscita social poco gradevole per noi tifosi nerazzurri, ma non solo. La famosa panda con cui Vidal arrivava da Piano Gentile ha creato diversi meme, sì, però ovviamente in campo non ha sortito alcun effetto. Il cileno non ha fatto sempre un grandissimo figurone agli occhi di noi tifosi. Più di tutti però ha fatto scalpore il sondaggio fatto più o meno nella scorsa primavera da Vidal, in cui chiedeva ai propri follower la prossima squadra in cui avrebbe dovuto giocare. Sondaggio che personalmente, ma credo che anche molti di voi, mi ha innervosito in modo legittimo, direi anche altri tifosi nerazzurri. In generale Vidal non ha mai dato l'impressione di essere sposato al 100% alla casa Inter. Questo, bene o male, è la mia personalissima opinione. Questo è stato sicuramente più grave delle varie prestazioni orrende in campo. Vorrei chiudere questa descrizione dell'avventura di Vidal con un pensiero un po' romantico, ma anche per guardare il bicchiere mezzo pieno, perché c'è una cosa che ricorderò sempre di Vidal all'Inter, una spizzata che ricorderò sempre, un po' che ricorda anche quella di Mattias Vecino, e sto ovviamente parlando della spizzata contro la Juventus. È un gesto che ricorderò sempre. Se qualcuno mi chiederà: ma che cosa ci ricorderemo di Vidal all'Inter? Personalmente rispondo sì, anche per un solo secondo Vidal è entrato nella storia recente dell'Inter. La spizzata contro la Juventus, non solo perché è la sua ex squadra e anche quella di Antonio Conte, ma soprattutto perché ha deciso, insieme poi al gol di Barella nel secondo tempo, un match che verrà ricordato, che io associo come la svolta del calcio italiano, il cambio di rotta rispetto agli anni di dominio bianconero. Sto ovviamente parlando di Inter-Juventus 2-0 della stagione 2020-21, quella dove l'Inter appunto ha vinto lo scudetto, e aver fatto gol in uno dei pezzi più importanti, come dicevo prima, della storia recente dell'Inter è una cosa che ricorderò per sempre. Tra l'altro rete segnata da uno degli elementi che è stato tra i più importanti nella Juventus vincente, nel ciclo della Juventus vincente, quindi tutto questo secondo me non ha prezzo. Messaggio a Vidal che do io: ti vogliamo ricordare così, in volo, mentre sovrasti Danilo e infili Szczesny. Per tutto il resto cerchiamo di dimenticarcelo. Non è stato un acquisto sicuramente, non è stato un colpo di mercato da parte dell'Inter, però questa spizzata che vedete qui, per chi ci sta seguendo da YouTube, la ricorderò sempre e ringrazierò Vidal di questo. Per tutto il resto, arrivederci e grazie Arturo Vidal. Chiudo così quindi questo piccolo ricordo e questo piccolo saluto personale di me, di Passione Inter, ad Arturo Vidal. Vi invito a scrivere nei commenti cosa ricorderete di Arturo Vidal. Magari c'è qualche momento positivo, soprattutto anche negativo, che mi sono dimenticato. Detto questo, io vi ricordo che oggi dalle 5:15 saremo in diretta su YouTube per accompagnarvi e per gustarci insieme la prima amichevole dell'Inter sul campo del Lugano. Rivedremo la Lula, soprattutto vedremo la nuova maglia, molto diversa da questa qui, e quindi vi invito veramente caldamente a seguirci in diretta stasera su YouTube e Twitch. Infine, sulla falsariga dell'addio che abbiamo appena fatto ad Arturo Vidal, il nostro Antonio Siracusano ha realizzato un contenuto invece parlando dell'addio di Mattias Vecino, che si è consumato qualche giorno fa. Anche l'uruguaiano ha salutato l'Inter. Per chi ci sta seguendo da podcast vi lascio il link in descrizione, mentre per chi ci sta seguendo su YouTube ve lo lascio qui, così potete cliccare e recuperarlo.